Questo è il case kernel 2.0, è tutto completamente trasparente, è fatto di policarbonato e la particolarità è che la scocca esterna è composta da pannelli di policarbonato collegati tra di loro con questi raccordini, montati in modo che tra un pannello e l'altro possa passare liberamente l'aria. Vedere che gli spigoli sono aperti. Il case ha dei sensori di tocco che servono per le varie funzioni, tra cui anche l'accensione. I sensori di tocco sono qua davanti. Quello che si vede lì dietro è il circuito che li pilota e i sensori sono in questa barra qui. Il tasto d'accensione ad esempio è questo. Nel case sono presenti molti pannelli incisi tutti quanti a mano con vari disegni, come ad esempio questo per i sensori di tocco, il cestello degli hard disk che mostra sostanzialmente un settore infetto del videogioco Tron 2.0, infatti si vede che passa dall'azzurro al verde perché si sta infettando. Dopodiché rimane un po' verde pulsante e poi ritorna azzurro per poi ricominciare il ciclo. Questa incisione sul pannello laterale che è un sensore di prossimità, infatti basta avvicinare la mano e il sensore reagisce. Fa questo effetto tipo caricamento di energia del pannello, passando dal blu al verde, poi al giallo e al rosso, e poi si scarica lentamente quando si allontana di nuovo la mano. Un altro pannello inciso è quello della scheda madre. E poi c'è il bottone dell'unità ottica che ha fatto forma di disco di Tron. Infatti per aprire il cassetto dell'unità ottica basta premere il disco e lui si apre. Stessa cosa per chiuderlo. Nel case gli altri componenti sono il computer vero e proprio, perché abbiamo la scheda madre con il dissipatore fatto a forma di anche questo di disco di Tron, la scheda video, l'alimentatore sopra il quale c'è questa struttura con questo anello luminoso e al centro della struttura è presente un Arduino che serve a pilotare tutte le strisce LED e tutti gli effetti di illuminazione. Alcuni di questi effetti sono pilotabili sia da un'applicazione desktop sia da alcuni sensori di tocco e dal sensore di prossimità.
Questo invece è un proiettore che serve a proiettare uno schermo secondario in quel pannello davanti al case. Lo schermo secondario può servire appunto come monitor, come secondo monitor per il computer. Infatti si possono mettere delle finestre volendo dal monitor principale al secondario, oppure si possono visualizzare informazioni di vario tipo come temperature, carica del processore eccetera, oppure visualizzare direttamente delle animazioni che sono state fatte apposta per il case, come ad esempio questa. O questa e così via. In generale ogni stato di illuminazione dell'intero case, che cambia diciamo a seconda di un tema o di un colore illuminante, praticamente ha associata una sua animazione dedicata per quello stato. Adesso ne faccio vedere alcuni. Allora, questo è il primo stato di accensione, tutto abbastanza azzurro con un pixel in movimento che si lascia la scia sulla base e che gira attorno a tutta la base. L'anello dietro con due scie che si inseguono. E il cestello degli hard disk che appunto si infetta simulando l'infezione che si può vedere nel gioco Tron 2.0, quindi passando diciamo dall'azzurro al verde. Ecco, ora sta ritornando pian piano azzurra, per poi reinfettarsi di nuovo gradualmente da un lato all'altro della struttura. Per far capire di cosa sto parlando, faccio vedere direttamente. Questa infatti è un'ambientazione diciamo tendenzialmente azzurra e quello è un settore infetto per l'appunto. Si vede che ci sono queste crepe, queste linee luminose verdi, e, insomma, l'ambientazione che volevo cercare di riprodurre era questa. Ho pensato che il posto giusto per applicare questo tipo di ambientazione fosse proprio quello degli hard disk. Già che ho il gioco aperto, vi faccio vedere che cos'è questa. Questa qui è una parte, diciamo, in movimento del case ed è una rete bit. Questo cilindro viola luminoso con tutte queste alette attorno che si muovono. Per la precisione è un'arma del gioco. Questa per la precisione. Infatti che muove anche le alette. Il movimento delle alette praticamente è stato fatto con questo motorino
a cui è collegato un filo da freno, diciamo, che arriva fino alla rete bit e trasmette il movimento. Infatti tutte le alette sono collegate a un albero centrale collegato direttamente al filo. Passando agli altri stati, questo è simile al precedente, ma l'animazione in questo caso è un disco di Tron, che tra l'altro si riflette anche sulla parete dietro, con un effetto abbastanza particolare, devo dire, perché il proiettore lo riflette parzialmente anche sulla parete alle spalle. Per il resto la base sotto è tutta azzurra, senza effetti di movimento. Il settore degli hard disk sempre con infezione, nell'azzurro, dissipatore azzurro e così via. Poi c'è un terzo stato tutto blu, in questo caso l'illuminazione, a eccezione della rete bit che poi vediamo dopo, è tutto quanto blu. Poi ce ne sono due verdi. Il primo ha del codice che scorre sullo schermo, per il resto l'illuminazione è tutta quanta verde. Poi c'è un altro molto simile che fa invece sullo schermo un effetto tipo Matrix. Una cosa che non avevo ancora fatto vedere è che si può cambiare stato anche premendo il sensore di prossimità per meno di 3 secondi. Questo è uno stato tutto rosso, stile allarme. Infatti tutta l'illuminazione è pulsante, oltre al fatto che sul proiettore c'è un segnale d'allarme. Gli effetti di pressione del sensore di prossimità sono tre, uno dal blu, che passa al verde, giallo e poi rosso, per tornare poi indietro,
uno dal verde, che caricandosi diventa bianco, e uno del rosso che fa un effetto tipo incandescente. Passa dal giallo e poi al bianco.